E ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua in un super video anteprima. Il caro Edomod ha messo in pausa un attimo il discorso di disegnare mappe che comunque sta portando avanti, però si è preso diciamo una piccola pausa per disegnare e portarvi questo 180-90 famosissimo e richiestissimo trattore che vedrà la luce su Farming Simulator ovviamente, sia per PC ed attenzione anche per console. Sarà infatti il trattore diciamo propedeutico per la Land of Italy, quindi dovrete scaricare anche lui per averlo diciamo appunto nella mappa, quindi la mappa richiederà la sua presenza, ma mi sembra anche ovviamente giusta e doverosa. Sono qui oggi quindi con l'onere e l'onore soprattutto di presentarvi questo render, perché sì, al momento chiariamo alcuni punti. La prima cosa da dire è che è un render, mancano alcune cose, sicuramente mancano i fanali, le frecce, i vetri, insomma non è finito ovviamente, ma penso che si poteva anche intuire. Però ovviamente la strada e la volontà per finirlo c'è. Infatti alcune cose da dire molto importanti, appunto, che oramai più o meno lo dite tutte, però inoltriamoci un attimo nelle varie specifiche, nei vari dettagli da raccontarvi. Quali sono? Ovviamente appunto abbiamo già detto PC e console, e la seconda cosa che sicuramente molti di voi si staranno chiedendo: quando esce e quando esce sarà ancora la domanda che troverò sotto il video. Ovviamente non c'è una data fissa, non c'è una scadenza specifica, però diciamo che dopo l'estate, quindi passate in allegria le vacanze voi che potete, e dopo l'estate assieme alla mappa, appunto, visto che vi ho già detto che sarà un must have da scaricare assieme alla Land of Italy, vi ritroverete anche lui, il re delle campagne italiane. Quindi, come avete capito dalle immagini che stanno passando, ripeto, questo è un modello in WIP inteso WIP, che tanti mi chiedono cosa significa banalmente work in progress, quindi ci sta lavorando come abbiamo già detto, perché appunto molti si saranno accorti di alcune mancanze, appunto fanali, frecce eccetera, però sono cose che ovviamente aggiungerà ovviamente. E parliamo anche di questo fatto. Spendo due parole per dirvi che comunque è un mezzo che gira ovviamente ancora. Edo stesso ha chiesto materiale in giro, però in questo caso, come dire, tanti ovviamente hanno risposto, però tanti ovviamente hanno versioni che più o meno un pochino differiscono, vuoi perché una prima, seconda serie ed era uscito così dalla casa madre, vuoi perché qualcuno ha fatto delle modifiche in un secondo momento. Detto ciò, praticamente ragazzi, non cerchiamo, ecco, vorrei già anticipare il pelo nell'uovo, perché come al solito, portando un mezzo molto conosciuto, in tanti magari poi arrivano dicendo no, ma quello lì non era una vite M8, era M10, quindi si va poi magari a cercare troppo il pelo nell'uovo. Quindi è già stato, come dire, un grande lavoro quello di Edo di far come dire, chiarezza fra i vari materiali, fra le varie foto che ha trovato in giro o comunque che ha ricevuto, per poterlo modellare. Chiarito tutto ciò, e nel mentre che ho parlato oramai avete visto diverse foto, diverse immagini, diversi render che vi verranno riproposti durante appunto tutta la durata di questo video. L'importante sarà sapere che appunto vi arriverà come 180-90, ma anche come 160-90. Ci sarà comunque anche una seconda versione, perché Edo apprezza sempre fare una prima versione ma anche una seconda, che conterrà delle cosettine particolari, ad esempio le porte e le finestre apribili. E in questo caso però, se tante cose, diciamo tante cosettine particolari faranno parte magari di script o si appoggeranno su mod aggiuntive, vedi per esempio Interactive Control, questa mod, come dire, sarà solo poi caricata sul suo sito e sarà solo per PC. Però ripeto che comunque di base, come lo vedete, con varie configurazioni, e adesso ne parliamo, arriverà anche per console. Voglio che sia chiaro questo punto, perché sono sicuro dei commenti che troverò sotto al video. In più vi ricordo sempre sotto al video, ma non nella sezione commenti, nella sezione descrizione, troverete altre chiacchiere importanti, altre parti da sapere, quindi i link di Edo, insomma tutte cose che la descrizione ragazzi è importante, ricordatevela quando aprite
un video qua su YouTube. Riguardo le diverse configurazioni del mezzo, e qua parliamo per tutti, quindi PC e console, ci sarà con la zavorra, senza zavorra, quindi con un 3 punti, che lì si è permesso diciamo di disegnarlo un po' liberamente, perché mi ha informato che da fabbrica usciva senza un sollevatore anteriore, che tanti poi ne aggiungevano uno loro aftermarket, diciamo. Quindi in questo caso anche lui, Edo, ha deciso appunto di creare il suo proprio sollevatore frontale, quindi il 3 punti frontale è stato proprio disegnato così, come dire, ha sfruttato le sue conoscenze di design per portare questo pezzo importante del trattore in gioco, appunto. Poi le varie altre configurazioni riguardano i tubi di scappamento, banalmente, quindi scarico libero, scarico con filtro, insomma con il silenziatore, il filtro alto e basso e tutto quanto. Quindi anche lì, come dire, ci sarà da sbizzarrirsi. Discorso anche molto probabile parafanghi, allargamento di parafanghi, eccetera. Ci saranno diverse configurazioni. Inoltre anche i sollevatori posteriormente, in pratica anche lì abbiamo discusso e alcune cose le avevo già sentite nel lungo pellegrinare qua su Farming da altri ragazzi che conoscono bene il mezzo, che una prima serie usciva col sollevatore diciamo meccanico, una seconda serie con questo sollevatore idraulico, parlo al posteriore ovviamente. Quindi anche qua ci saranno le due configurazioni differenti, perché così ognuno poi si personalizza il proprio 180 a piacere. Infine le sorprese non mancheranno, non è il momento e non sono autorizzato a dirle, però sono contento di saperle e non vedo l'ora appunto di quando potrò, come dire, esporre anche queste altre novità. Intanto oggi era lanciare questa perla e far sì che sappiate che prima o dopo arriverà, e prima o dopo, ripeto, siamo dopo l'estate, buttiamo lì un settembre. Infine quindi non mi resta altro che dire una cosa molto importante che ho già citato inizio video. Ringrazio Edo per l'esclusiva insomma che mi ha concesso, così è stata una sorpresa anche per me, non l'esclusiva in sé ma la sorpresa di sapere che si era buttato su un mezzo invece che una mappa. Le mappe comunque sappiate anche loro ovviamente usciranno, e parlo dell'End of Italy ma anche di quella tedesca che sta continuamente portando avanti, quindi non ha dimenticato le sue radici, il suo, come dire, massimo momento diciamo di design a livello paesaggistico, però ha voluto appunto prendersi un attimo una concessione più meccanica, ecco, disegnando appunto un qualcosa, ripercorrendo le linee e i disegni di Pininfarina. Quindi caro Edo ti ringrazio, quindi ringraziando Edo ringrazio anche voi di essere passati qua a vedere il video. Come al solito vi saluto e vi ringrazio ovviamente, vi ricordo lasciate un like, un'iscrizione, un abbonamento per far sì che tutto questo continui. Fai bravi e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!